Maria Paula Curado from Headspace Study. I'm leading with David Conway, the communication work package and the Headspace Study. Today, we have an interview with a researcher from Cancer Epidemiology Unit of the University of Turin, Italy. It is Professor Laura De Marco that will be interviewed by the journalist Paula Ivadi from the same institution, Cancer Epidemiology Unit. The subject is about HPV vaccination in Italy. Welcome, Professor, and thank you very much for your participation. La dottoressa Laura De Marco lavora presso l'unità di epidemiologia dei tumori dell'Università di Torino e dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza, svolgendo anche attività clinica presso il Centro Unico Screening Cervico-Vaginale della Città della Salute e della Scienza. La dottoressa De Marco affronta il tema della vaccinazione contro il papillomavirus alla luce del legame tra HPV e tumori orofaringei. Dottoressa De Marco, in Italia è attiva una vaccinazione pubblica gratuita contro l'HPV? Sì, in Italia le strategie e le politiche vaccinali in atto sono descritte nel documento Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, approvato in conferenza Stato-Regioni a gennaio del 2017. E ha proprio lo scopo di garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, reddito e livello socioculturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità. Infatti, per ridurre le disuguaglianze del Paese e migliorare lo stato di salute della popolazione, è necessario un piano nazionale che contenga un calendario nazionale di riferimento e che sia condiviso. A oggi è ancora in vigore il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale del 2017-2019 e la vaccinazione contro l'HPV è inserita in Italia nei livelli essenziali di assistenza. E a chi si rivolge la vaccinazione pubblica? Dal 2007 la vaccinazione anti-HPV, cioè antipapillomavirus, è offerta gratuitamente alle ragazzine di 12 anni. Sempre nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 si introduce la vaccinazione HPV anche ai ragazzi a partire dalla coorte dei nati del 2006. Idealmente il vaccino dovrebbe essere somministrato prima di qualsiasi esposizione potenziale ad HPV. Evidenze scientifiche indicano che la vaccinazione in età precoce, intorno agli 11 anni, cioè prima del debutto sessuale, induce una più adeguata produzione di anticorpi in grado di prevenire l'infezione ottenendo il massimo beneficio. Il documento lascia alle regioni l'opportunità di considerare l'estensione dell'offerta attiva gratuita a ragazze di altre fasce d'età, vale a dire dai 13 ai 25 anni. Ad esempio, la Regione Piemonte offre attivamente e gratuitamente la vaccinazione contro HPV a tutte le donne nate a partire dal 1993 e ai maschi nati dal 2006. Alle donne di 25 anni in occasione del primo test di screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, quindi il PAP test, e tutte le donne in cui siano riscontrate lesioni cervicali di grado C2 o superiore e i soggetti a rischio, questo su indicazione anche del medico specialista. La gratuità è estesa anche agli uomini che fanno sesso con uomini e a soggetti con infezione da HIV. Secondo le indicazioni ministeriali, la possibilità di utilizzo del vaccino è dall'età di 9 anni fino all'età di 45 anni. Quale vaccino è attualmente disponibile per la vaccinazione contro il papillomavirus in Italia? Tutti i vaccini contro il papillomavirus rappresentano una misura preventiva e non sono efficaci nel trattamento dell'infezione una volta che il tumore si è sviluppato.
Attualmente esistono 3 vaccini a disposizione che forniscono protezione contro una serie di tipi di HPV e che possono essere somministrati a maschi e a femmine con modalità di somministrazione che cambia in base all'età. Il vaccino bivalente, il Cervarix, protegge ad esempio dall'infezione dai tipi di HPV ad alto rischio, HPV 16 e HPV 18. Il quadrivalente, il Gardasil, protegge, oltre che per i tipi ad alto rischio 16-18, anche per i tipi responsabili dei condilomi, quindi l'HPV 6 e l'HPV 11. Dal 2017 è disponibile un vaccino non avalente, il Gardasil 9, che conferisce protezione oltre ai 4 tipi di HPV 6, 11, 16, 18, anche per i tipi 31, 33, 45, 52 e 58, portando la copertura al 90% circa dei tumori. Il non avalente è il vaccino attualmente in uso. Per tutti i tipi di vaccino è prevista la somministrazione di 2 dosi a 0 e 6 mesi se si è minori di 14 anni, 3 dosi per età superiore ai 14 anni, 0, 6 e 6 mesi. Come detto, questi vaccini vengono attualmente raccomandati sia per gli uomini che per le donne, preferibilmente nell'età compresa tra 11 e 12 anni, proprio per fornire protezione contro un numero di malattie causate dall'HPV, inclusi tumori del collo dell'utero e della testa del collo. Il 40-60% circa dei tumori orofaringei, quindi della bocca e della gola, dipende da un'infezione da HPV e tutti e 3 i vaccini hanno come bersaglio l'HPV 16, responsabile di circa il 90% dei tumori della testa e del collo. Thank you very much for your presentation, Professor Laura, representing the University of Turin in our Headspace Study channel. If you are interested in the subject, like and subscribe to our channel. The link is in below. Share it with your friends, and I hope to see you soon.